Stai cercando un video tutorial per realizzare un borsellino all'uncinetto con chiusura clic-clac? Vuoi ottenere un effetto super particolare come questo utilizzando solamente i punti base e pochi e semplici passaggi? Allora sei nel video tutorial giusto per te. Io sono Silvia e ti do il benvenuto o il bentornato qui sul mio canale YouTube. In questo video andremo a realizzare insieme passo passo questo borsellino all'uncinetto con chiusura clic-clac. Partiremo dalla lavorazione del fondo e ti mostrerò il mio metodo per realizzare il fondo perfetto in base alla tua chiusura. Potrai infatti replicare questo progetto con qualsiasi misura di chiusura clic-clac. Scopriremo poi come eseguire questo nuovissimo punto super particolare utilizzando solamente i punti base della lavorazione all'uncinetto, una lavorazione perfetta quindi anche per principianti, senza segni di apertura o chiusura del giro. E concluderemo poi il nostro percorso vedendo come cucire correttamente la chiusura clic-clac alla lavorazione all'uncinetto. Andiamo quindi a scoprire insieme i pochissimi materiali che ti serviranno per replicare questo progetto e se sarà di tuo gradimento ti ricordo di farmelo sapere con un bel pollice in su e un commento proprio qui sotto il video. Filato tie sublime di Tessiland color Tiffany. Ne andrò ad utilizzare circa 60 grammi. Con un uncinetto 3,5. Ricordate sempre di adeguare il numero di uncinetto alla tipologia di filato che scegliete di utilizzare e alla vostra mano di lavorazione. La nostra chiusura è di forma quadrata ed esternamente misura 8,5 cm. Mentre per quanto riguarda lo spazio interno della chiusura, quindi senza considerare la scanalatura, abbiamo uno spazio di circa 7,3 cm. Se andiamo invece a considerare anche la scanalatura in metallo, lo spazio interno è di circa 7,5 cm. Potete trovare questa chiusura su Amazon all'interno della mia pagina di consigli per gli acquisti che vi lascio nel box informazioni subito sotto il video, ma potrete replicare questo progetto con qualsiasi misura di clic-clac, seguendo alcune indicazioni che vedremo insieme tra poco. Ci serviranno poi un paio di forbici e un ago con una cruna abbastanza grande per il nostro filato. Per cucire la lavorazione all'uncinetto alla chiusura clic-clac andrò ad utilizzare del filo di nylon trasparente o lenza da pesca. Se non lo avete disponibile potete utilizzare tranquillamente del filo da cucito, purché questo sia molto resistente. Cominciamo il nostro progetto partendo dal fondo. Nel mio caso andrò a realizzare con il filato un piccolo fondo quadrato che richiami la forma della mia chiusura. Come calcolo le misure di questo fondo? Devo prendere in considerazione solamente la parte interna della mia chiusura senza considerare la scanalatura. La scanalatura è questo spazio dove sono presenti dei fori. I fori ci consentiranno di cucire insieme la lavorazione all'uncinetto alla nostra chiusura. Il fondo che ho già realizzato deve rimanere quindi all'interno di questo spazio, che nel mio caso misura 7,3 cm. Questo sarà il risultato che dovrò ottenere prima di eseguire il giro di perimetro scontorno del mio fondo. Questo giro di perimetro scontorno andrà a riempire, a recuperare lo spazio della chiusura che al momento non rimane coperto dalla mia lavorazione all'uncinetto. Al termine del mio giro di perimetro scontorno, il mio fondo dovrà infatti misurare 7,5 cm. Dovete quindi avviare con il vostro uncinetto e il vostro filato un certo numero di catenelle e lavorare alcuni giri a punto basso e fare poi la prova inserendo il fondo all'interno della chiusura. E una volta completato il giro di perimetro scontorno otterremo questo risultato. Vedete come la lavorazione all'uncinetto va a ricoprire tutto lo spazio interno della nostra chiusura. Vuol dire che abbiamo lavorato correttamente il nostro fondo.
Potete inoltre verificare di aver lavorato correttamente il fondo misurandolo. Misurate in centimetri i 4 lati del vostro fondo e misurate in centimetri i 4 lati della vostra chiusura. Le due misure in centimetri dovranno corrispondere. Una nota importante. Per eseguire il punto, la lavorazione che vi ho mostrato come corpo del nostro progetto, quella che avete visto nelle immagini di apertura di questo tutorial, al termine del giro di perimetro scontorno dovremo avere come base un numero di maglie pari. Dovete quindi fare attenzione al numero di catenelle di base, al numero di giri di lavorazione e al numero di punti presente in ciascun angolo per ottenere un numero di maglie pari. Nel mio caso, con i passaggi che vedrete all'interno del tutorial, avrò al termine del giro di perimetro una base composta da 46 punti. 46 è un numero di maglie pari, quindi potrò eseguire tranquillamente la mia lavorazione. Fatto il cappio al mio filo, vado ad avviare 10 catenelle, che nel mio caso con questo numero di uncinetto e questa tipologia di filato corrispondono a circa 6 cm. Lavorata la mia 10ª e ultima catenella, vado ad aggiungere una catenella in più, una catenella di supporto e torno poi indietro nella seconda catenella dall'uncinetto, la numero 10, la penultima che ho lavorato. Entro con l'uncinetto, prendo il filo e lavoro un punto basso. E proseguo lavorando una maglia bassa in ciascuna catenella che mi si presenta fino al termine del giro. Se avrò lavorato correttamente, al termine del giro avrò un totale di 10 punti bassi. Lavorato l'ultimo punto basso, ecco qui i miei 10 punti. Ho così completato il primo giro di lavorazione del mio fondo. Comincio il prossimo giro con una catenella di supporto e volto il lavoro. La catenella è di supporto poiché non va a sostituire alcun punto. Partiamo dalla prima maglia bassa che ci si presenta, l'ultima che abbiamo lavorato, e andiamo ad eseguire una maglia bassa sopra ciascun punto. Entro quindi qui, nel primo punto disponibile, ed eseguo un punto basso. Proseguo in questo modo fino al termine del giro. Se avrò lavorato correttamente, al termine del giro avrò sempre un totale di 10 punti bassi. Questo sarà il risultato al termine del secondo giro. Per iniziare il giro successivo faccio sempre una catenella di supporto e volto il lavoro. Nel prossimo giro e in tutti i giri successivi non dovrò fare altro che ripetere i passaggi che abbiamo appena visto insieme. Lavorare quindi una maglia bassa sopra ciascun punto che mi si presenta. Al termine di ogni giro, poiché non lavoriamo né aumenti né diminuzioni, avremo sempre lo stesso numero di punti, che nel mio caso corrisponde a 10 maglie basse. Abbiamo eseguito insieme il primo e il secondo giro di lavorazione. Procediamo lavorando una maglia bassa su ciascun punto per altri 9 giri. Al termine di ciascun giro, prima di cominciare il successivo, facciamo sempre una catenella di supporto. Andremo così ad ottenere il nostro fondo, formato da 11 giri di lavorazione totali. Il nostro ultimo e 12° giro sarà quello di perimetro o scontorno del nostro fondo. Prima di andare ad eseguire questo giro, in questo momento il mio fondo misura 7 cm per 7 cm. Lavorata l'ultima maglia del mio 11° giro, realizzo una catenella di supporto e volto il lavoro ed eseguo una maglia bassa su ciascun punto fino ad arrivare qui, all'angolo opposto. Arrivati all'angolo, nell'ultimo punto disponibile, lavoriamo questa sequenza di punti.
maglia bassa, una catenella, giriamo il lavoro e lavoriamo una maglia bassa nello stesso punto. Abbiamo così voltato il nostro angolo e questa sarà la sequenza che andremo a ripetere negli altri 3 angoli del nostro fondo. Proseguiamo ora su questo lato del nostro fondo, lavorando una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione fino ad arrivare all'angolo opposto. L'ultimo punto che andremo a lavorare sarà qui, sulla prima riga di maglia bassa che abbiamo lavorato per il nostro fondo. E qui ripetiamo la sequenza dell'angolo. Maglia bassa, catenella e una maglia bassa nello stesso punto. Non entriamo a lavorare all'interno delle catenelle, ma nella riga sottostante, sulla prima riga di maglia bassa che abbiamo eseguito per il fondo. Non vado quindi ad entrare qui, ma scendo alla base della riga, prendo il filo, allungo leggermente e lavoro un punto basso. E proseguo in questo modo fino ad arrivare all'angolo. Nell'ultimo punto disponibile, quello nell'angolo, lavoro la mia sequenza: maglia bassa, catenella, ruoto leggermente il lavoro, maglia bassa nello stesso punto. Proseguiamo poi lavorando una maglia bassa per ciascun giro di lavorazione fino a ritrovarci qui, davanti all'ultimo punto disponibile, dove andremo a completare il nostro giro di perimetro o scontorno. Nell'ultimo punto disponibile dobbiamo ripetere la nostra sequenza per quanto riguarda l'angolo. Lavorare quindi maglia bassa, catenella e maglia bassa nello stesso punto. Una maglia bassa l'abbiamo già lavorata, è questa, con la quale abbiamo cominciato il nostro giro di perimetro. Entriamo nello stesso punto e vi lavoriamo la seconda maglia bassa. Ma la nostra catenella la andremo a lavorare non con l'uncinetto, ma con un ago, così da chiudere la lavorazione del fondo in modo invisibile. Allunghiamo quindi l'asola, sfiliamo l'uncinetto e tagliamo il filo. Sfiliamo e poniamo il filo su un ago. Con l'ago dobbiamo entrare da dietro sotto alla prima maglia bassa che abbiamo lavorato per il giro di perimetro, quella che rimane qui, alla nostra sinistra. Passiamo sotto ad entrambe le costine che compongono il punto e portiamo il filo con noi. Dopodiché torniamo indietro all'ultima maglia bassa che abbiamo lavorato. In questo caso non passiamo sotto ad entrambe le costine, ma vi passiamo esattamente nel mezzo, portando il filo sul retro del lavoro. Filo che andiamo poi a bloccare e abbiamo così completato la lavorazione del nostro fondo. A questo punto della mia lavorazione il mio fondo misura 7,5 per 7,5 cm. È infatti un piccolo quadrato formato da 46 punti di base. Per il corpo del nostro progetto facciamo un nuovo cappio con un nuovo filo e scegliamo una maglia qualsiasi tra quelle presenti sul nostro fondo. Una volta scelta la nostra maglia, vi dobbiamo entrare prendendo solamente la metà costina più lontana rispetto a noi, la costa retro del nostro punto. Entriamo quindi in questo modo, poniamo il filo sull'uncinetto e lo portiamo attraverso. Prendiamo il filo e blocchiamo. Ci spostiamo poi sulla maglia successiva, anche in questo caso entriamo in costa retro. Prendiamo quindi la metà costina del punto, prendiamo il filo e lavoriamo un punto basso. Dobbiamo lavorare una maglia bassa
sopra ciascun punto che ci si presenta per tutto il nostro giro, entrando sempre nella costa retro. Non dobbiamo eseguire né aumenti né diminuzioni. Proseguiamo quindi lavorando una maglia bassa in costa retro su ciascun punto fino ad arrivare al termine del giro. Lavorata l'ultima maglia bassa in costa retro sull'ultimo punto disponibile, andiamo a chiudere questo giro. Questa è la maglia con la quale ci siamo agganciati alla lavorazione del fondo. Questa è la prima maglia bassa completa che abbiamo lavorato. Andiamo sotto ad entrambe le costine, prendiamo il filo e chiudiamo questo giro con un punto bassissimo. Dopodiché realizziamo una catenella di supporto. Attenzione, questa catenella è di supporto, quindi non rappresenta alcun punto. Ci serve solamente per alzare il lavoro una volta chiuso questo giro. Dobbiamo ora rientrare all'interno della stessa maglia dove abbiamo appena chiuso con un punto bassissimo. Quindi rientriamo nel punto subito sottostante e lavoriamo un punto basso. Poiché da questo giro lavoreremo a spirale, vi consiglio di applicare un marcatore sul punto basso appena lavorato. In questo modo ci ricorderemo dove comincia e termina ciascun giro. Il prossimo punto sarà una maglia bassa presa in un modo un po' particolare. Il corpo del nostro progetto è lavorato con una combinazione di punti che non so se abbia un nome preciso, è stato il risultato di un esperimento che ho fatto giocando con il filato. Solitamente per lavorare una maglia bassa entriamo sotto ad entrambe le costine presenti qui sul punto successivo. Il punto basso sulla base, vedete, forma una sorta di piccola V. Per lavorare il nostro punto, noi dobbiamo prendere la metà costina più vicina rispetto a noi e metà della V che compone il punto basso. Con il nostro uncinetto faremo questo passaggio. Prenderemo la costa davanti del punto e contemporaneamente la metà costina dello stesso punto basso. Entro quindi nella costa davanti del punto e nella metà V presente sul davanti. In questo modo prendo il filo, lo porto attraverso e lavoro un punto basso. Otterremo questo, un punto basso a rilievo un po' particolare. Il punto successivo sarà una maglia bassa normale, quindi prendiamo entrambe le costine del punto ed eseguiamo un punto basso. Punto successivo. Entriamo nella costa davanti e nella metà V sottostante. In questo modo prendiamo il filo e lavoriamo il punto basso. Questi sono tutti i passaggi che dovremo ripetere per il nostro giro. Alterniamo una maglia bassa normale a una maglia bassa a rilievo particolare, costa davanti del punto, metà V del punto stesso e lavoriamo un punto basso. Procediamo alternando questi due punti fino ad arrivare qui, davanti alla maglia segnata col nostro marcatore. Se abbiamo lavorato correttamente, al termine del giro l'ultimo punto che dovremo lavorare sarà la nostra maglia bassa particolare. Dovremo lavorarla sulla maglia bassissima con la quale abbiamo chiuso il giro precedente. Quindi entriamo nella parte frontale del punto bassissimo e nella V sottostante, prendendo sempre e solo la metà della nostra V. Prendiamo il filo e lavoriamo un punto basso. Il corpo del nostro progetto viene lavorato a spirale, quindi senza apertura e chiusura a giro, e qui ci viene in aiuto il nostro marcatore, perché al termine di ciascun giro sarà su questa maglia che dovrà cominciare il giro successivo, quella segnata con il nostro marcatore.
Poiché lavoriamo a spirale, ci sarà quindi una variazione rispetto al giro precedente. In particolare ci troveremo a lavorare una maglia bassa normale sopra la maglia bassa lavorata a rilievo e a lavorare una maglia bassa a rilievo sopra la maglia bassa normale. Se guardiamo infatti la maglia segnata col marcatore, abbiamo un punto basso normale. Rimuoviamo il marcatore, ci dimentichiamo della catenella che abbiamo fatto all'inizio del giro precedente, andiamo direttamente sul punto basso che avevamo segnato e su questo lavoriamo la nostra maglia presa a rilievo. E su questa maglia andiamo a riposizionare il marcatore. Il punto successivo è un punto a rilievo, quindi su questo lavoriamo un punto basso normale. Dobbiamo semplicemente continuare la nostra sequenza di punti e controllare se stiamo lavorando correttamente la sequenza verificando il punto che abbiamo nel giro sottostante. Il marcatore ci aiuta poi a ricordare dove inizia e termina ciascun giro. Proseguiamo quindi continuando ad alternare il nostro punto basso normale e il nostro punto basso a rilievo particolare, giro dopo giro, fino ad ottenere un risultato come questo. Avendo lavorato a spirale, vedete che non c'è segno di apertura e chiusura a giro sul nostro progetto. Ho lavorato giro dopo giro fino a raggiungere un'altezza complessiva di circa 10 cm. Volevo un borsellino bello alto. Se voi ovviamente lo volete leggermente più basso, potete lavorare qualche centimetro in meno, ma mi raccomando, per un'ottima riuscita del progetto vi consiglio di non scendere come altezza al di sotto degli 8 cm. Vediamo quindi come concludere la lavorazione all'uncinetto e andare ad applicare la nostra chiusura. Ho completato il mio giro e sono davanti alla maglia segnata col marcatore. Lavorando a spirale, quindi non chiudendo il giro, il nostro lavoro nella parte superiore avrà un piccolissimo scalino che noi ora andremo ad abbassare il più possibile. Scalino che rimarrà comunque nascosto all'interno della nostra chiusura. Rimuovo il marcatore, allungo la mia asola, sfilo l'uncinetto e taglio il filo. Sfilo il tutto e utilizzando l'ago salto la maglia che avevo segnato col marcatore, questa qui, e vado nella successiva. Nel mio caso è un punto basso. Vi entro da dietro, passando quindi dall'interno del progetto verso l'esterno, con il mio ago e porto il filo con me. Dopodiché torno indietro all'ultimo punto lavorato. Passo in mezzo tra le due costine che compongono il punto, portando il mio filo dall'esterno verso l'interno del progetto. Andiamo così a creare una finta maglia, la potete vedere qui, che accompagna il nostro scalino. Non ci resta che bloccare il nostro filo all'interno del lavoro. Come cucire correttamente la chiusura alla lavorazione all'uncinetto? Nel mio caso ho un vantaggio perché la mia chiusura ha una forma quadrata ed è quadrata anche la forma della mia lavorazione. In particolare il fondo del mio progetto è un quadrato, quindi dovrò far combaciare ciascun angolo della mia chiusura con ciascun angolo della mia lavorazione. Quando la chiusura e la lavorazione all'uncinetto non hanno la stessa forma, come mi devo comportare? Devo prendere dei punti di riferimento. Se non ho degli angoli definiti da utilizzare come punto di riferimento, vado a prendere questi, i pomellini che mi permettono di aprire e chiudere la mia chiusura. Questi dovranno essere posizionati esattamente al centro del lato corto del vostro progetto. Ulteriore punto di riferimento saranno i pomellini centrali, quelli per aprire e chiudere, che andranno posizionati al centro del lato lungo del vostro progetto. Prendo quindi la mia lavorazione e la faccio passare all'interno dello spazio della chiusura. Verificando di far combaciare ciascun angolo della mia chiusura con gli angoli del fondo.
e dobbiamo spingere la lavorazione all'uncinetto all'interno della scanalatura della nostra chiusura, questo spazio dove sono presenti i fori. Possiamo spingere utilizzando l'uncinetto, un paio di forbici dalla punta arrotondata, un bastoncino, insomma quello che ci viene più congeniale. Il risultato dovrà essere questo. In fase di cucitura, per tenere ferma la chiusura alla lavorazione all'uncinetto, vado ad utilizzare queste pinzette per tessuto della Prim. Se vi interessano le trovate nel box informazioni sotto il video all'interno della mia lista di consigli per gli acquisti Amazon. Utilizzando un ago vado a bloccare il filo con il quale cucirò il tutto all'interno del lavoro. Il nostro ago dovrà passare all'interno della lavorazione all'uncinetto e contemporaneamente all'interno dei fori presenti sulla chiusura. In questo modo procederemo dall'interno all'esterno e dall'esterno verso l'interno attraverso tutti i fori. Portato il filo all'esterno, mi sposto poi nel foro successivo, riportando il filo all'interno del mio progetto. Proseguiamo quindi in questo modo cucendo le due parti attraverso tutti i fori presenti sulla chiusura. Per una cucitura più stabile vi consiglio di ripetere questo passaggio per 2 volte all'interno di tutti i fori. E abbiamo così completato il nostro borsellino lavorato con questo punto super particolare. Vi è piaciuto questo progetto? L'avete trovato interessante? Potete farmelo sapere lasciando un bel pollice in su sotto il video oppure un commento. Se avete inoltre dei dubbi, delle domande, sempre con un commento vi darò tutte le risposte che cercate. Come anticipato all'inizio del nostro tutorial, potrete replicare questa lavorazione per qualsiasi misura di chiusura clic-clac, seguendo le indicazioni che abbiamo visto insieme. Se cercate poi altri progetti come questo, li trovate in una playlist dedicata sempre qui sul mio canale YouTube. E se non volete perdervi tutti i prossimi tutorial che ho in programma per voi, non vi resta che iscrivervi al canale se ancora non l'avete fatto, cliccando sul pulsante iscriviti proprio sotto il video. Perciò con questo carinissimo borsellino io vi saluto, vi auguro come sempre buona creatività e spero di rivedervi molto presto in un prossimo video, sempre qui sul mio canale YouTube. A presto!